Buongiorno a tutti, siamo in autunno, ma anche in inverno troviamo la zucca, ottimi piatti, si può cucinare dal risotto alla zucca, alle creme, alle torte salate. Io mi soffermo sulla torta salata, vado a preparare un rustico torta salata gustosissimo. Io ho preso della pancetta affumicata, se voi non avete la pancetta va bene il guanciale o quella normale. Possiamo mettere all'interno, io ho utilizzato lo stracchino, voi il formaggio che avete che vi piace di più. La chicca è che utilizzeremo anche la buccia, con tutto che può essere dura. Appena in pentola con un po' d'acqua io utilizzerò la buccia per decorare ancora la torta salata. Seguite la ricetta, se il video vi piace e la ricetta vi piace, lasciatemi un commento che mi aiuta a far crescere il canale e soprattutto condividete. Una buona giornata a tutti, alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto! Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Zucca, tempo di zucca. Cosa fare? A parte i dolcetti, il risotto alla zucca, io vado a preparare una torta salata con la zucca, semplice, con la pasta sfoglia, ma la buccia è molto dura. Vi è mai capitato? Bene, adesso io vado a farla a pezzi, pochissima acqua, a vapore, 10 minuti e vi faccio vedere cosa viene fuori. Proseguo. Tolta dal fuoco la zucca, praticamente è andata a 5 minuti, ovviamente con il coperchio. Una volta che entra la forchetta, la togliamo, mettiamo in un piatto e lasciamo raffreddare. Il brodo ovviamente non lo buttiamo perché lo possiamo utilizzare per fare il risotto con la zucca o altre minestre. Lo potete anche bere, super nutriente. Proseguo. Nel frattempo che la zucca si raffredda, faccio rosolare per bene della pancetta affumicata. Io ho usato 2 confezioni perché mangiamo più di 7-8 persone la torta salata. Se si fa una torta salata piccola utilizziamo solo uno. Prepariamo una teglia, stracchino o formaggio fuso 200-250, una sfoglia e 2 uova che andiamo a sbatterle con pizzico di sale. Nel frattempo la zucca si è raffreddata, cominciamo la preparazione. Sono diventati vapore belli croccanti, spengo e svuoto la zucca. Cominciamo col cucchiaio a svuotare la zucca. Come potete vedere, semplicissimo, la mettiamo nel contenitore e terminiamo così fino al termine di tutta la zucca che abbiamo deciso di preparare nella torta salata. Procedo. Svuotata tutta la parte che avevo tagliata della zucca, adesso vado a fare a pezzetti con il coltello, lascio i pezzi grossi, non li schiaccio con la forchetta e andrò a unire la pancetta affumicata e lo stracchino. Unito tutto, adesso vado a tagliare un pezzo di pizzotella o di mozzarella, quello che avete. Senza schiacciare andiamo a amalgamare bene tutti gli ingredienti. Abbiamo detto lo stracchino, certosa o formaggio fuso, la zucca appena sbollentata e svuotata e la pancetta affumicata, rosolata. Adesso vado ad aggiungere le 2 uova. Aggiungiamo l'uovo, rigiriamo bene e prepariamo la nostra torta salata sulla sfoglia. Ovviamente possiamo usare anche una pasta Bisè per salati. Ecco qua, pronto. Estendiamo, bucarelliamo il fondo e versiamo il composto dandogli ancora una rigirata. Dandogli ancora una bella rigirata, ci aiutiamo con qualcosa
stesa e amalgamata tutta bene, adesso vado ancora ad aggiungere dei pezzetti o di mozzarella o di pizzottella, quello che trovate, tutto intorno. Volendo possiamo anche soltanto spolverare del formaggio grattugiato. Procedo così fino al termine e vado a rigirare bene i bordi. Con la corteccia della zucca vado a fare delle striscioline e le metto al centro, tutta intorno, un pochino più fine, più spesso, come vogliamo. Li andiamo a incastrare. Adesso mostro la foto finale e poi inforniamo. Rimarrà croccante e morbida e gustosa. A posto. Una leggera spolverata di pane grattato con formaggio è praticamente pronta. Al centro ho tagliato delle striscioline della buccia della zucca che erano morbide, diventeranno croccanti e gustosissime. Adesso in forno 15 minuti, al massimo 20, 170. Come diventa bella dorata, sforniamo. A dopo. Con la buccia della zucca abbiamo fatto ancora delle striscioline messe intorno, spolverato con formaggio e pan grattato in forno per 15 minuti, massimo 20, finché diventa dorata, 170. Nel frattempo lasciatemi un like, un commento e fatemi sapere se l'avete mai fatta così o provata. A dopo. La parte bassa del forno 15 minuti a 170 ventilato. Comunque dopo 15 minuti andiamo a controllare. Una volta ben dorata tiriamo fuori dal forno. La torta di zucca è stata sfornata 20 minuti a 170 ventilato. Le decorazioni sono di effetto, croccanti e buone. Provatela e mi fate sapere con un commento. Se la ricetta vi piace, mi raccomando, condividete. Alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto!